Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiungere una switch momentanea e una a 3 posizioni nelle FlySky FS6 e FS6X. Per fare questa modifica ovviamente ci serviranno degli interruttori, in descrizione vi lascio tutti i link su dove trovarli. In aggiunta consiglio di prendere anche questa chiave per smontare il dado, non è necessaria ma rende più veloce il lavoro. Gli interruttori per essere compatibili devono riportare queste sigle. Sebbene la modifica sia simile per entrambe le radio, per la FlySky FS6X il procedimento è molto più semplice. Inoltre possiamo sostituire tutti gli interruttori a 2 posizioni per arrivare a una configurazione con 4 interruttori a 3 posizioni. La FlySky FS6 invece ha dei limiti hardware e su questo modello è possibile aggiungere solo un interruttore a 3 posizioni, arrivando ad un totale di 2 interruttori a 2 posizioni e 2 interruttori a 3 posizioni. Inoltre per l'interruttore a 3 posizioni extra si deve aggiungere una resistenza da 4700 ohm, anche di queste vi lascio il link in descrizione. A noi ne servirà solo una, ma di solito si trovano in pack da 10 o 50 pezzi, il loro costo comunque è molto basso, quindi non è un problema se ne prendiamo molte. Preciso che la resistenza va applicata solo nell'A6, nell'A6X non si deve aggiungere. Per questo progetto sostituirò un interruttore da 2 posizioni con uno momentaneo da usare per il prearm. Questa è una procedura di sicurezza molto importante per i droni FPV perché evita accensioni involontarie. Sarebbe bene quindi impostarlo su tutti i modelli. Se non conoscete il prearm e volete sapere come attivarlo su Betaflight, ho fatto una guida dove spiego tutto, vi lascio il link in descrizione. Dal punto di vista tecnico l'interruttore momentaneo è sempre una switch a 2 posizioni, quindi qui non c'è nessuna resistenza da aggiungere. Partiamo con l'A6X che è il caso più semplice, sostituirò la switch B con l'interruttore a 3 posizioni e la switch D con l'interruttore momentaneo. Con l'aiuto della chiave allento e tolgo il dado. A questo punto tolgo le batterie, svito queste 4 viti e apro il coperchio. Visto che ho rimosso il dado, l'interruttore si sfila subito. Per stare più comodi possiamo anche togliere il connettore e fare la sostituzione senza la radio in mezzo. A questo punto lascio 2 cm di filo nella vecchia switch e taglio il cavo. Adesso è venuto il momento di fare le saldature. Per quanto riguarda l'interruttore momentaneo dobbiamo rispettare quest'ordine. Posizioniamo l'interruttore con le specifiche davanti a noi e saldiamo il filo bianco a sinistra, il verde al centro e il giallo a destra. Dopo aver fatto l'interruttore momentaneo ripeto la stessa operazione per l'interruttore a 3 posizioni. Ok, ora rimetto le switch in posizione e chiudo il coperchio. Stringo bene il dado per non far rimuovere l'interruttore. Vi ricordo che le switch quando sono disattivate devono stare lontano da noi, mentre quando le attiviamo si devono avvicinare. A questo punto faccio un test veloce per vedere se è tutto ok. Perfetto, le switch rispondono proprio come dovrebbero, 3 posizioni una e momentanea all'altra. Ora è venuto il momento delle FS6, anche in questa sostituirò la switch B con l'interruttore a 3 posizioni e la switch D con l'interruttore momentaneo. Come vedete ho già smontato la radio e notiamo subito che l'interno è molto diverso dall'A6X. Per questo modello infatti abbiamo 2 interruttori che fanno a capo ad un singolo connettore. Anche con questa parto dall'interruttore momentaneo e visto che le switch sono collegate tra loro le sfilo entrambe. In questo caso mi basta semplicemente togliere il vecchio interruttore a 2 posizioni e saldare quello momentaneo.
Ora è venuto il momento dell'interruttore a 3 posizioni. Qui le cose si fanno leggermente più complicate perché dovremo inserire la resistenza da 4700 ohm tra il cavo bianco e quello giallo. Inoltre sarà necessario saldare un cavo nella switch che andrà poi collegato in questo punto della scheda. Per iniziare tolgo la switch a 2 posizioni e metto quella a 3 posizioni. A questo punto aggiungo il cavo extra nel pin libero, un 28 AVG da 15 cm va bene. Ora aggiungo la resistenza, piegando i piedini in questo modo per rendere più semplice la fase di saldatura. Per finire prestagno questo pad e saldo il cavo extra. Il risultato finale deve essere questo. Non mi rimane che mettere il coperchio e vedere se è tutto ok. Perfetto, anche in questo caso le switch rispondono proprio come dovrebbero, 3 posizioni una e momentanea l'altra. Per oggi è tutto, questo era il mio tutorial su come aggiungere gli interruttori alla E6 e E6X. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.